tutti, bentornati o benvenuti su questo canale YouTube. Si riparte oggi con il secondo video relativo all'esperienza mia e di Dani vissuta presso l'inghiottitoio carsico situato in provincia di Gorizia in Friuli Venezia Giulia. Questa volta vi faremo visionare il video effettuato con una fototrappola all'interno dell'inghiottitoio. A prima vista il video non sembra granché. Infatti, durante la discesa della fototrappola nell'inghiottitoio, il video risulta purtroppo sfocato. Ci vuole un po' prima che la fototrappola riesca a mettere a fuoco. Poi c'è il problema che la cinghia che abbiamo usato per calare la fototrappola è lunga più o meno 2 metri, lunghezza insufficiente per arrivare al fondo dell'inghiottitoio. La fototrappola inoltre ha i sensori che arrivano fino a 20 metri. Perciò, non avendo trovato ostacoli entro questa distanza, la visione risulta nera. Solo quando la fototrappola si avvicina alle pareti si riesce a vedere qualcosa. Però, dopo aver visto più volte il video, siamo comunque riuscite a trovare delle presunte anomalie molto interessanti, che a uno sguardo poco attento sfuggono facilmente. Queste presunte anomalie potrebbero essere le pareti inquadrate, ma potrebbero anche non esserlo. Lasciamo quindi giudicare a voi. Vi lasciamo ora alla visione del video. Dani e Isotta.
Io, Isotta, voglio aggiungere un commento sullo strappo della fototrappola verso il basso da parte di una presunta entità che ho percepito. Sia la prima che la seconda volta le trazioni ci sono state sicuramente, tanto che la prima volta ho rischiato anche di perdere la fototrappola. Il tiraggio è stato forte e improvviso. Anche la seconda volta è successo, da parte mia non ci sono dubbi. Purtroppo però dal video preso con la telecamera dello smartphone si nota invece che lo spostamento della fototrappola può essere imputato solo a un mio movimento. Ma non è così. Il tiraggio verso il basso non è stato questa volta molto forte, ma l'ho sentito chiaramente. Per concludere, Dani e io vi mostriamo alcune immagini tratte dal video della fototrappola che abbiamo trovato interessanti. Queste immagini appartengono al momento in cui avviene il primo strappo verso il basso subito dalla fototrappola. Sicuramente trattasi della parete dell'inghiottitoio, però dopo aver ingrandito i fotogrammi ci sembra di aver intravisto dei volti. Pareidolia? Decidete voi. Vi mostriamo ora una serie di fotogrammi relativi al momento in cui la fototrappola viene introdotta nell'inghiottitoio, quando vortica velocemente ed è tutto sfocato. Anche in questi fotogrammi si intravedono dei presunti volti, e ciò fa ricordare un episodio della serie televisiva classica di Star Trek, in cui il capitano Kirk viene rapito, tra virgolette, dagli alieni, che vivono in una dimensione in cui il tempo è accelerato rispetto alla dimensione in cui vivono gli esseri umani. Tant'è che Kirk vede gli abitanti dell'astronave praticamente immobili rispetto a lui. Perché vi viene raccontato questo? Perché il fatto che si intravedono dei presunti volti in momenti in cui la fototrappola vortica velocemente fa pensare che forse anche le presunte entità potrebbero vivere in una dimensione accelerata rispetto alla nostra, e li possiamo forse intravedere se acceleriamo la velocità del video. Ovviamente non prendete sul serio queste teorie, che, vorrei precisare, non appartengono a Dani, ma a me, Isotta. Teorie che non sono supportate scientificamente e sono solo riflessioni oziose e niente altro. Questo secondo video sulla nostra visita presso l'inghiottitoio carsico si conclude qui. Al prossimo video!